Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale Federica Crochet e benvenuti se mi state vedendo per la prima volta. Oggi voglio presentarvi questo favoloso top realizzato in collaborazione con l'azienda Trico Caffè e per realizzarlo ho utilizzato 6 gomitoli di filato scintilla che potete trovare sul sito www.tricocaffè.com ed inserendo il codice FEDECROCHET10 avrete anche uno sconto del 10% su tutti i vostri acquisti. Oltre al filato scintilla ho utilizzato un uncinetto numero 3,5 e un ago da lana. Come potete vedere questo top è veramente molto bello e il filato scintilla è adatto appunto per realizzare capi di abbigliamento. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e vi lascio al tutorial. Partiamo quindi con la realizzazione delle mattonelle. In totale per realizzare il nostro top ce ne occorreranno 8. Ogni mattonella misura 16 cm, quindi poi più o meno in base alla vostra taglia potrete regolarvi se fare un giro in più o un giro in meno. Questo top corrisponde a una taglia S. Andiamo a vedere nel dettaglio come realizzare la mattonella. Iniziamo realizzando un cerchio magico doppio, quindi facciamo passare 2 volte il filo intorno al dito, entriamo con l'uncinetto nella croce, agganciamo il secondo filo e lo portiamo fuori e facciamo il cappietto. Se non avete visto il video di come si fa l'anello magico, vi lascerò il link in descrizione. Fatto il nostro anello magico, andiamo a realizzare 3 catenelle. 1, 2 e 3 e andremo a fare 19 maglie alte all'interno dell'anello magico. Le prime 3 catenelle conteranno come primo punto, quindi nel cerchio magico avremo un totale di 20 maglie alte. Filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio e andiamo a realizzare le nostre 19 maglie alte. Stringiamo il nostro anello magico e andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto nella terza catenella che abbiamo lavorato 1, 2 e 3. E chiudiamo con una maglia bassissima. Al termine del giro, all'interno del cerchio magico, abbiamo in tutto 20 maglie alte. Nel secondo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che corrisponderanno alla nostra prima maglia alta, una maglia alta nei 2 punti successivi, quindi entriamo nel secondo punto e andiamo a realizzare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare ancora una maglia alta. Nel punto successivo andiamo a realizzare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, tutte nello stesso punto. Nelle 4 maglie alte sottostanti andiamo a realizzare 4 maglie alte. Una maglia in ciascun punto, 1, 2, 3 e 4. Nel quinto punto andiamo a ricreare il nostro angolo, che è formato da una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta sullo stesso punto. Andiamo quindi a ripetere la sequenza che abbiamo appena creato per 2 volte, terminando il giro con una maglia alta. Terminato il giro andiamo a chiudere con una maglia bassissima puntando l'uncinetto all'interno della terza catenella d'inizio.
Al giro numero 3 andiamo a realizzare ancora 3 catenelle che corrisponderanno sempre alla nostra prima maglia alta più un'altra catenella, quindi un totale di 4 catenelle. Filo sull'uncinetto e nel punto successivo andiamo a realizzare una maglia alta. Una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare ancora una maglia alta. Una catenella, saltiamo questo punto ed entriamo direttamente nell'archetto di 2 catenelle, dove andremo a fare ancora una maglia alta, 2 catenelle e ancora una maglia alta, una catenella, saltiamo questo punto ed entriamo in quello subito dopo, eseguendo ancora una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto e una maglia alta nel punto successivo, una catenella e una maglia alta nel punto successivo. Ancora una catenella e nel punto successivo andiamo a fare un'altra maglia alta. Abbiamo quindi un totale di 4 maglie alte, lavorate in ciascuna maglia alta del giro precedente, separate da una catenella. Saltiamo questo punto e andiamo direttamente a lavorare nell'archetto di 2 catenelle, facendo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo questo punto ed entriamo in questo, ripetendo la sequenza che abbiamo appena creato, fino ad arrivare nuovamente alla fine del giro. Arrivate a questo punto, ho ancora questa maglia libera, quindi che cosa vado a fare? Una catenella, filo sull'uncinetto e vado a realizzare l'ultima maglia alta. Una catenella e chiudo con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla terza catenella. Per il quarto giro andiamo a realizzare ancora 3 catenelle che corrisponderanno sempre alla nostra maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto della catenella che abbiamo realizzato e facciamo una maglia alta. Entriamo adesso con l'uncinetto nella maglia alta sottostante e facciamo una maglia alta. E continuiamo così, una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta all'interno della maglia alta del giro precedente. Prendendo anche la maglia alta dell'archetto questa volta. Nell'archetto, come al solito, andiamo a realizzare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta sottostante, nella prima, e facciamo ancora il nostro giro di maglie alte, quindi entrando nell'archetto di una catenella e nella maglia alta del giro precedente e continuiamo così fino alla fine. Al termine del giro andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Ecco, vedete già come al quarto giro la mattonella inizia a prendere forma. Per vedere se abbiamo lavorato o stiamo lavorando correttamente, al termine del giro dovremo ritrovarci con 52 maglie alte. Andiamo adesso a fare il giro numero 5. Per fare il giro numero 5 dovremmo spostarci di una maglia, quindi entreremo con l'uncinetto nella prima maglia alta, quindi non dove sono le catenelle, ma nella maglia alta successiva, e andiamo a fare una maglia bassissima.
In questo modo abbiamo spostato la lavorazione di un punto. Realizziamo 4 catenelle, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto, saltiamo questo punto ed entriamo nel successivo realizzando una maglia alta, seguita da una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo questo punto ed entriamo in quello successivo e andiamo a fare una maglia alta. Una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo questo punto ed entriamo in quello successivo, che è quello in corrispondenza della maglia alta all'interno dell'archetto. E andiamo a realizzare la maglia alta. Una catenella, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare all'interno dell'archetto di 2 catenelle, facendo sempre una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Filo sull'uncinetto ed entriamo nella prima maglia alta, che è quella in corrispondenza dell'angolo del giro precedente. Una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo questo punto ed entriamo in quello successivo e facciamo una maglia alta. E continuiamo con questa sequenza fino ad arrivare alla fine del giro. Terminiamo il giro con una catenella e una maglia bassissima all'interno della terza catenella dell'inizio del giro. Per vedere se stiamo lavorando correttamente, ogni lato della nostra piastrella, senza contare gli angoli, dovrà avere 7 maglie alte separate da una catenella. Nel giro numero 6 andiamo a realizzare 3 maglie basse e andiamo a ripetere la stessa modalità del quarto giro. Quindi andremo a fare tutte maglie alte prendendo sia l'archetto di una catenella sia la maglia alta del giro sottostante. Quindi filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e vado a realizzare la mia maglia alta. Entro nella maglia alta del giro precedente e faccio ancora le maglie alte. E procedo quindi con tutte maglie alte puntando l'uncinetto sia nell'archetto di una catenella sia nella maglia sottostante. E vado a prendere anche la maglia alta che va a formare l'angolo. Nell'angolo vado a fare sempre la mia maglia alta, 2 catenelle e la maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta che forma l'angolo del giro precedente e vado a fare la mia maglia alta e continuo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivati a questo punto vado a fare ancora una maglia alta nell'archetto di una catenella e vado a chiudere con una maglia bassissima sempre all'interno della terza catenella del giro di inizio. Il giro numero 7 sarà pressoché identico al numero 6, quindi a quello che abbiamo appena lavorato, l'unica differenza sta negli angoli. Vediamolo insieme. Faccio le mie 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta e vado a realizzare una maglia alta su ciascuna maglia alta sottostante. Vado a prendere anche la maglia alta che corrisponde all'angolo del giro precedente. E poi nell'archetto delle 2 catenelle questa volta andremo a fare 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte, una e 2.
filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta che corrisponde all'angolo del giro precedente e continuo con le mie maglie alte. E procedo in questo modo fino alla fine del giro, ricordandomi questa volta di andare a fare 2 maglie alte e 2 catenelle e 2 maglie alte nell'angolo. Arrivata alla fine del settimo giro e andiamo a chiudere sempre con una maglia bassissima puntando sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Adesso andremo a fare l'ottavo giro, che è esattamente identico al settimo, non cambierà assolutamente nulla, quindi andremo a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta del giro precedente e negli angoli andremo sempre a realizzare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ho terminato anche l'ottavo giro realizzando una maglia alta in ciascuna maglia alta sottostante e negli angoli ho realizzato 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Come vedete però non ho chiuso perché, come vi ho detto, andremo a fare la chiusura invisibile. Prendiamo l'ultimo punto, andiamo a tagliare il filo un po' più lungo e sfiliamo il lavoro. A questo punto possiamo poggiare l'uncinetto e prendere l'ago da lana. Inseriamo il filo nell'ago, entro con l'ago nella terza catenella che abbiamo realizzato per iniziare il giro in questo modo. Mi raccomando, l'ago sempre senza punta e porto fuori il filo. Adesso faccio passare l'ago nella catenella che si è formata con l'ultima maglia alta che abbiamo lavorato e lo faccio passare in questo modo, formando così un'altra catenella. E adesso andiamo a fare un nodino dietro. In questo modo. Ed ecco qui che abbiamo realizzato anche la chiusura invisibile. La nostra mattonella è finalmente terminata. Vi ricordo che potete trovare lo schema e le spiegazioni sul sito www.tricocaffè.com. Una volta che abbiamo realizzato e completato tutte le nostre 8 mattonelle, dobbiamo andare a cucirle insieme. Per farlo utilizzeremo la cucitura invisibile. Disponiamo le mattonelle a zig zag in questo modo. Ecco qui, magari con lo schemino riuscite a capire meglio. Andremo a disporre le nostre 8 mattonelle in questo modo, quindi a 2 ma a zig zag. Per fare la cucitura andremo ad utilizzare l'ago da lana senza punta e lo stesso filato che abbiamo utilizzato per realizzare le nostre piastrelle e andremo a cucire da questo punto a questo in questo modo. A zig zag. E poi andremo a cucire per ultimo questo lato con questo, perché poi il top verrà chiuso. Per realizzare la cucitura invisibile, come prima cosa mettiamo 2 mattonelle, una a fianco all'altra, con la parte del dritto rivolta verso di noi, mentre il rovescio rivolto verso il tavolo. Inseriamo il filo dentro il nostro ago. Io il filo ancora non lo taglio, ma ce l'ho ancora attaccato al gomitolo. Per fare la cucitura invisibile partiamo dall'angolo delle mattonelle dove abbiamo 2 catenelle e vado a prendere
una, 2 catenelle, prendo la catenella dalla seconda, ma solamente la parte sotto della catenella, quindi non vado a prendere la catenella per intero, ma vado a prendere solo questa parte. Vado nella seconda mattonella e anche qui vado a prendere solo la parte in basso della catenella, quindi non la vado a prendere tutta così, ma prenderò solo la costa in basso, diciamo, e faccio passare il filo. Adesso entro con l'ago nella prima mattonella, rientrando dal punto da dove sono uscita, quindi dalla catenella, ed esco nella catenella successiva, in questo modo, prendendo sempre la costa dietro. Adesso con l'ago entro nella seconda mattonella e riprendo dal punto da dove sono uscita e mi vado ad agganciare nella catenella successiva, sempre prendendo la costa dietro. Rientro nella prima mattonella prendendo la catenella da dove sono uscita ed esco nella catenella sottostante, prendendo sempre la costa dietro. Per comodità potete anche unire le mattonelle in questo modo, con la parte del dritto una verso di noi e una verso il tavolo, avendo il rovescio contro rovescio. Quindi riprendo il filo, rientro da dove sono uscita e esco nella catenella dopo. Rientro da dove sono uscita e esco nella catenella dopo. Questa è la cucitura invisibile, come vedete le mattonelle sono piatte, solo nel retro si sentirà leggermente uno scalino. Adesso andiamo ad unire la terza mattonella. Andiamo a prendere ancora una catenella della prima mattonella e ci agganciamo alla seconda catenella della terza mattonella. In questo modo, e poi procediamo come abbiamo fatto per le prime due. Se non avete visto il tutorial di come si fa la chiusura invisibile, vi lascerò il link in descrizione. Intanto vi ricordo lo schemino, quindi ricordiamoci che dobbiamo posizionare le mattonelle in questo modo, a zig zag, partendo da questa cucitura per poi arrivare a questa. Prima mattonella, seconda, terza, quarta e così via. Una volta cucite tutte e 8 le piastrelle, come riportato sullo schema, giro la parte al contrario, quindi con il rovescio verso di me, e vado a piegare in due, decidendo quale sarà la parte davanti. Quindi per me questa sarà la parte davanti e andrò a piegare in questo modo le altre mattonelle. E questo sarà il mio top. Adesso, come vedete, non ho ancora tagliato il filo perché andremo a cucire questa, che è l'ultima mattonella che abbiamo cucito, con la prima. Una volta che tutte le mattonelle saranno cucite, avremo questo risultato. Adesso possiamo passare alla realizzazione del bordo superiore e delle bretelle. Partiremo qui dall'angolo, puntando l'uncinetto in una delle due catenelle
e andremo ad agganciare il nuovo filo con un nodino iniziale. Lo portiamo fuori e agganciamo facendo una catenella. Da adesso in poi proseguiremo la lavorazione con maglie basse, una maglia in ciascun punto, quindi entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare le nostre maglie basse. Un punto in ciascun punto. E continuo la lavorazione di maglie basse fino ad arrivare alla prima punta, che corrisponderebbe alla parte avanti del top, per poi andare a realizzare la bretella. Arrivate qui in questo punto, vado a realizzare 50 catenelle. 2, 3, 4, 5. Realizzate le 50 catenelle, adesso torniamo indietro, ma andremo a realizzare prima una piccola decorazione. Puntiamo l'uncinetto nella seconda catenella e andiamo a fare una maglia bassissima. Nella catenella successiva vado a fare una maglia bassa. Nella catenella successiva ancora vado a realizzare una mezza maglia alta. Faccio ancora una mezza maglia alta nella catenella successiva e nelle 3 catenelle successive vado a realizzare 3 maglie alte, una maglia alta in ciascuna catenella. 1, 2 e 3. Nella catenella successiva vado a fare una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta nella catenella successiva, una maglia bassa e una maglia bassissima nella catenella dopo. E abbiamo creato questa decorazione. Dopodiché continueremo la lavorazione realizzando una maglia bassa in ciascuna catenella fino ad arrivare nuovamente al bordo. Una volta tornata indietro e arrivata nella posizione di partenza, vado ad agganciare la bretellina con una maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle. In questo modo. E continuo a realizzare tutte maglie basse, una maglia bassa in ciascun punto sottostante, fino ad arrivare nuovamente al volo opposto, dove andrò a ripetere lo stesso procedimento della bretellina che abbiamo appena visto e andrò a fare la stessa cosa anche nella parte di dietro. Dopo aver completato il bordo e le bretelline, questo sarà il risultato finale. Ho scelto di realizzare così le bretelle in modo da poterle unire in questo modo, con un fiocco o con un nodino, in modo da poter essere regolabili. Adesso passiamo alla realizzazione del bordo inferiore, partendo questa volta dall'angolo dietro. Partiremo da qui e faremo una lavorazione di maglia alta separata da una catenella. Andiamo a vedere nel dettaglio. Andiamo ad agganciare l'uncinetto in una maglia, come già abbiamo visto per il bordo superiore. Lo portiamo fuori e facciamo una catenella per bloccarlo. In questo modo. Adesso vado a fare 2 catenelle, 1 e 2, più una terza catenella, 3. Filo sull'uncinetto, salto questo punto ed entro in quello successivo, andando a realizzare una maglia alta. Una catenella, filo sull'uncinetto,
salto questo punto ed entro in quello successivo. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto questo punto ed entro nel punto successivo. E ripeto questa sequenza per tutto il bordo. Io continuo e noi ci vediamo alla fine. Terminato anche il bordino inferiore, il risultato sarà questo qui. Adesso per terminare andremo a creare delle frange che metteremo tra le due maglie alte. Andiamo a tagliare del filo dal gomitolo più o meno di una lunghezza di 2 metri, perché poi andrà ripiegato 2 o 3 volte in modo da poter realizzare le frange. Tagliamo il nostro filo e andiamolo a ripiegare alla metà e poi ancora a metà, di nuovo a metà. Prendiamo uno dei nostri bordi e facciamo passare il filo all'interno, in questo modo, creando un cappietto e facciamo passare il filo all'interno. In questo modo e procediamo così per tutti gli archetti. Ecco qui come si presenta il top dopo aver attaccato anche l'ultima frangia. Adesso andiamo a rifilare le frange. Prenderemo un'altezza minima di 8 cm, voi se preferite le frange più lunghe potete farle della misura che più vi piace. Prenderemo la misura dall'angolo della mattonella, che poi sarebbe l'angolo più basso, e andiamo a prendere una misura di 8 massimo 9 cm. Lasciando sempre il metro in posizione, vado a stringere le frange in questo modo e vado ad aiutarmi con un elastico. E adesso possiamo andare a tagliare. Adesso con l'aiuto di un pettine andiamo a pettinare le frange così da poter rifilare meglio i bordi. Ed eccolo qui il nostro top scintilla finalmente terminato. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo tutorial. Vi ricordo inoltre che potete acquistare il filato scintilla sul sito www.tricotcaffè.com ed inserendo il codice sconto FEDECROCHET10 avrete uno sconto del 10% sul vostro acquisto. Ciao!